Buongiorno a tutti, siamo alla prima puntata di Olistiche Online e abbiamo un gradito ritorno con la protagonista di questa rubrica che è Maria Jencik Satyabhama Devidasi. Ciao Maria, come stai? Buongiorno a tutti, grazie Giuseppe di questa opportunità. La tua idea di questo programma sicuramente incuriosirà molte persone, per cui ringraziando te dell'idea, io dico a chiunque ascolta, se avete delle domande scrivetele sotto, così ci aiutate a creare le prossime puntate, perché è vero che io sono un coach olistico, è vero che sono tanti anni nel settore, però può essere che magari un argomento che interessa a me e a Giuseppe, magari a voi non interessa, e quindi vogliamo essere sicuri che il programma possa essere utile a voi che ascoltate e a noi per raccontare qualcosa di interessante. Quindi cominciamo con le domande perché so che ne hai preparate alcune, Giuseppe. Beh, la prima domanda è chiarire un po' il campo della rubrica e quindi se ci puoi parlare un po' di che cos'è, insomma, della filosofia olistica, quanto si avvicina poi alla medicina olistica e che cosa fa un coach olistico, che so che è la tua professione, giusto per chiarire poi di cosa tratteremo, che cosa trattiamo, no, ai nostri ascoltatori. Allora, possiamo tornare indietro a quelli che l'hanno visto al film Hair, dove c'era la famosissima canzone in Hyde Park, Aquarius, perché siamo ufficialmente nell'era dell'acquario. Lo dicevano all'epoca, ma poi adesso alcuni dicono che siamo arrivati adesso all'epoca dell'acquario, quindi c'è un tantino di confusione. Morale della favola è l'epoca di trasformazione in cui adesso poi l'acquario, il simbolo ha l'acqua che esce da, diciamo, da quella brocca, no? E quindi diciamo la cosa più fluida, quindi fluiscono meglio le energie. Adesso c'è il gender fluid che non c'entra niente, ma se ne parla. Quindi c'è parecchia roba, tutta una confusione. Diciamo che gli elementi assomigliano, ma poi alla fine i risultati sono differenti. Adesso, a parte questa battutaccia, insomma, tutto ciò che è il mondo olistico, quindi ciò che non è medicina tradizionale, diciamo, non è cose pratiche nel senso come si intendeva una volta. Quindi nell'olistico rientra anche tutta l'erboristeria, volendo, ma l'erboristeria di per sé non è olistica, perché è la medicina di base prima della medicina moderna, cioè delle fabbriche di medicinali. Quindi rientra perché ha a che fare col naturale, però in realtà è erboristeria, così la Ayurveda ha il suo filone, così l'acupuntura ha il suo filone, così tutte sono messe nell'olistico, ma in realtà l'olistico ha a che fare con le frequenze, sostanzialmente, almeno io lo spiego così, perché sostanzialmente nell'olistico ci sono tutti quei trattamenti come pranoterapia, reiki, ovviamente ci mettono anche l'agopuntura perché la vedono come una medicina alternativa e quindi tutto quello che è medicina alternativa, ok? Quindi il calderone è molto grosso. Io mi ricordo quando ho cominciato, perché io ho cominciato nel 1997, il mio percorso è cominciato allora, quindi fra un paio d'anni arrivo al trentennio e facciamo una festa. Quindi diciamo che ho cominciato quando libri non ce n'erano e c'era poca roba e mi ricordo una delle prime cose che diciamo ho scoperto che mi ha attirato l'attenzione tantissimo era il discorso dei meridiani del corpo della medicina cinese sulla quale è basata tutta l'agopuntura. E ho detto ma guardate che roba meravigliosa. Effettivamente poi io ho studiato anche riflessologia piantare, riflessologia della mano, dell'orecchio, del viso, insomma io tutte queste cose me le sono studiate. Non sentivo il massaggio come cosa adatta perché di base ufficialmente sono un master Reiki. Ho cominciato, ripeto, tanti anni fa, quando io ho aperto il mio primo centro olistico era di 22 metri quadri, compreso il bagno, quindi immaginate ma che roba, e facevo, siccome il Reiki non lo conoscevano, ho cominciato con leggere le carte e ogni volta che leggevo le carte proponevo un trattamento di Reiki. Nel giro di un anno questi trattamenti di Reiki sono diventati l'unica cosa che io facevo e poi aggiungevo chiaramente
fiori di Bach, cristalli, perché all'epoca non c'era molto, non c'erano neanche libri, però quei pochi spunti e la mia sensibilità diciamo, nel fare le varie cose mi hanno permesso di crearmi una base con la quale lavoravo, con la quale mi portavo avanti tutto. E di conseguenza nel frattempo però è arrivata anche la telescrittura, quindi anche quella sta nel settore olistico, anche se qualcuno la vede come divinazione, ok? Quindi affine a chi fa le carte, chi fa i tarocchi, chi fa le sedute spiritiche, chi fa magia, eccetera. In realtà la telescrittura proprio mi arrivava, era come se qualcuno mi tirasse giù la testa e finivo una penna Bic, quelle tradizionali, in un'ora. Questo ha fatto scalpore, all'epoca sono arrivati dei giornalisti del Resto del Carlino, prima per una cosa e poi per un'altra, a farmi delle interviste, vi parlo del 97, 98, 99. Poi dal posticino piccolo ne ho preso uno un po' più grande e lì avevo una specie di sala d'aspetto che usavo tipo negozio e l'altra per i trattamenti. Poi facevo incontri, facevo un sacco di cose. Dopo situazioni di famiglia mi hanno distratto da ciò e nel 2002 ho chiuso l'attività. All'epoca avevo scritto centro olistico fuori e le persone si domandavano se la parola olistica l'avevo inventata io. Quindi da allora ad oggi diciamo che il concetto olistico è un po' più ampio. Di varie vicende di famiglia, ovviamente il centro olistico non ce l'ho più, come dicevo, dal 2002, però ho continuato sempre tramite una cosa, un'altra, una cosa, un'altra. Dal 2017 ho cambiato il modo di lavorare perché ho trovato tutta una serie di attivazioni e potenziamenti energetici che sono affini all'idea del Reiki, però in realtà si fanno a distanza, quindi tu ricevi un'attivazione per una frequenza che ha un uso di un certo tipo. Ecco perché secondo me tutto il mondo olistico ha a che fare con trattamenti energetici e frequenze. Questo è il mio modo di spiegarlo e di viverlo. Ho cominciato anche a costruire Genesa Crystal e Pentasfera, tutti questi percorsi, attivazioni e potenziamenti, consulenze di consapevolezza, man mano ho affinato e aggiunto delle cose. Quindi ecco perché vi dico, se avete domande facciamo, perché io sì, ho un mio filone nel quale mi muovo, però ovviamente diciamo, l'escursus storico della mia esperienza mi permette di magari rispondere a domande che le persone si fanno e magari non sanno a chi chiedere. Questo è il motivo, diciamo, di questa trasmissione, così possiamo dire, su YouTube, che speriamo che raccolga molta attenzione. Quindi io spero che avremo tante visualizzazioni, che tante persone linkino questa diciamo, trasmissione ad altri, così si aumenta la visualizzazione e si può interagire meglio con gli ascoltatori o video ascoltatori, perché diciamo questo è lo scopo. Senti, ho Dimmi sentito tutto parlare più Giuseppe, volte, quali domande hai ancora? ho sentito più volte parlare di questa questione del pentasfera, ma la chiarisci un pochino perché è Allora, un'immagine se non erro. Eh. Genesa Crystal e Pentasera sono delle forme organiche. È nata prima la Genesa Crystal, che prende il suo nome da Gene Sud America, perché è stata utilizzata, pensata, creata, metti come vuoi, da Lingham, che aveva creato un progetto negli anni 50 in Sud America di un orto circolare. Ok, per vedere se mettendo l'orto circolare e un qualche cosa al centro che tenesse lontani gli insetti, quindi i parassiti, e desse energia alla natura, quindi a ciò che avevi piantato, che siano ortaggi vari o alberi da frutto. Quindi nello studio si sono accorti che fare un orto circolare è più utile alle piante stesse, perché scambiano meglio i semi, scambiano meglio gli insetti, scambiano meglio le cose e costruiscono a livello nutrizionale un prodotto di migliore qualità, a livello di sali minerali e vitamine. E al centro è stata messa una genesona grande
e questa praticamente faceva sì che la sua energia portasse energia alle piante e allontanasse gli insetti. Così è nata Gene Sud America, Genesa Crystal come cristallo, perché diciamo, gli hanno dato questa cosa qui. Successivamente sono state aggiunte dalle 4 strisce di alluminio, sono state aggiunte altre 2 strisce, quindi è diventata da 6. La Genesa Crystal ha 4, la pentasfera ha 6 e questa pentasfera crea un pentacolo da ogni parte la guardi. Quindi, oltre all'energia stessa della Genesa, ha un'energia superiore del pentacolo. Quindi io la vedo più come io la chiamo da abbraccio, perché quando la abbracci e le fai una domanda ti aiuta o visivamente o intuitivamente o praticamente a trovare la risposta. È magica, insomma, io la chiamo da abbraccio. Mentre la Genesa è generosa, la pentasfera è da abbraccio. Quindi questo è quanto. Se non erro, l'ho vista porre anche sotto una brocca d'acqua per dare le frequenze all'acqua. Sì. Allora, se ce l'hai di una misura in cui una brocca d'acqua, una bottiglia, eccetera, ci entra dentro, ovviamente ce la metti dentro, così energizza direttamente, ok? Riprendo. Sì. Questa è la pentasfera, se la vedete un po' sporchina è perché sono andata in giardino, questa qui la tengo vicino a una pianta che ha bisogno di energie nuove perché piccina è un po' sofferente, però non so se riesco a farvi vedere che ha una forma di pentacolo, non so se riuscite a vedere qua all'interno, guardate dietro, dovreste riuscire a vedere che è un pentacolo, vedete? Sì. Ce la faccio a farvelo vedere? Sì, guardate bene. Questa è una pentasfera, ripeto, la vedete sporca perché sono andata in giardino a prenderla che ce l'ha vicino a una pianta. Ecco, e questa invece è una Genesa Crystal, eccola qua, anche questa ce l'avevo vicino ad una pianta, come vedete è diversa, cioè a triangolo e quadrato, mentre invece l'altra ha un altro tipo di incastro. Bene. Io le costruisco dal 2017, avevo cominciato perché ero curiosa, ho detto veramente funziona, quindi le ho cominciate prima a vedere, avevo visto in giro, ho detto questa è una mossa pubblicitaria e basta. Invece poi ho cominciato a costruirle, non ero contenta, non ero soddisfatta, poi ci ho elaborato, le ho provate, riprovate e poi ho capito come potevo creare un prodotto veramente valido, caricarlo energeticamente, perché ripeto, nella mia esperienza ho tantissimo lavorato anche a distanza, eccetera. Adesso ho trovato un metodo che è funzionale ai tempi moderni, cioè nei tempi attuali, e un modo, perché quello che a me interessa più di tutto è che le persone non devono dipendere da me, ma io devo dargli il modo di essere indipendenti, quindi di crescere in quello che fanno. Perché, vedete, quando uno, vi faccio un esempio, quando uno legge le carte, io so leggere le carte, però non le leggo. Piuttosto, se vuoi, magari facciamo la lettura dei registri akashici. Dov'è la differenza? Perché quando leggi le carte, tu tiri giù le carte ti dicono, ok? Qualcuno è più bravo, qualcuno è meno bravo, chi vede di più, chi vede di meno, comunque tu comunque le leggi. Le hai lette. Può essere che ti aiutano a riflettere, ma come fai da quello che hai saputo a mettere in pratica? Oppure come da quello che hai saputo ad evitare, perché se magari ti dicono qualcosa che devi evitare, no? Quindi ho detto, va bene, mi interessa questa cosa qui, però voglio portare avanti qualcosa che possa essere utile alle persone direttamente, cioè fare in modo che quello che io ti dico, per quanto tu riesca a ricordare o meno, energeticamente ti aiuta ad andare avanti. E con i registri akashici questo succede, con tutti i corsi e i percorsi questo succede, con le Genesa Crystal e Pentasfera questo succede, cioè sono dei supporti che ti aiutano. In questo caso la Genesa Crystal e la Pentasfera servono per energizzare e purificare l'ambiente, nello stesso modo che possono farlo per i vestiti che ci metti dentro o le metti sopra i vestiti. Per esempio, magari vai fuori casa e per tutta la giornata del lavoro magari puoi piazzare la Genesa Crystal o Pentasfera sul letto, sul cuscino, in una stanza, in un'altra,
non so, come spiegavo anche quando facevo i corsi di Reiki alle mamme, dicevo, quando stiri o asciughi comunque i panni, li pieghi, metti le mani una sopra e una sotto e porta energia ai panni di chi sono, per esempio di tuo figlio, non le mutande, i calzini, quello che è, insomma. Fai il pacchettino, mano sopra e mano sotto, e così gli dai nuova energia. Chi questo non ce l'ha, prende una Genesa Crista, la mette sopra i vestiti, per esempio, piegati, prima di metterli nel cassetto, nell'armadio dove li devi mettere, ok? Puoi anche prendere la Genesa e metterla dentro l'armadio. Anche quella è un'idea, perché comunque loro svolgeranno questa cosa. E per quelli che credono che le Genesa Crista, le Pentasfera funzionano un momento e poi il momento dopo, quando non ti servono più, non funzionano, vi spiego che non hanno interruttore, perché c'è gente che dice, ah, ma io la tengo nella scatola e quando mi serve la tiro fuori. Dico, scusa, tenla sempre fuori. Ah, ma poi se poi funziona sempre, poi si consuma. No. No. E almeno per quelle, io rispondo, per quelle che faccio io, in alluminio. Ecco altro argomento. Il rame o l'alluminio? Poi ci sono quelli che li fanno anche in legno e c'è quelli che fanno in ceramica. Sappiate, il mondo è vario, la gente vuole farsi del male, quindi quelle in legno sono difficili e molto fragili, perché devi piegare con la vapore la striscia sottile di legno e poi si può rompere e la devi incollare, non conviene. Quelle in ceramica ci vuole uno che sa fare la ceramica, ok? E quindi le escludiamo come, diciamo, novità che però non sono conduttori. Il rame e l'alluminio sono dei conduttori, ma la differenza dov'è? Il rame si usa per i fili elettrici, quindi riflettete un attimo. Il filo elettrico, quando è sovraccaricato, si scalda. E se perché il filo elettrico di rame si usa? Perché il rame trattiene e conduce, ma trattiene nel percorso. L'alluminio, che noi non pensiamo, invece è composto dal suo interno dal silicio, che è un conduttore libero. Non per nulla, chiunque abbia aperto un cellulare, un computer, eccetera, avrà visto i chip che sono una particella rettangolare sopra con dei tipo zampine a ragnetti. Quelle sono in alluminio, perché l'alluminio non si sovraccarica e non si surriscalda mai. Ciò vuol dire che è un conduttore libero. Ecco perché le Genesa Crystal, per essere dei conduttori liberi, quindi trasformatori di energia, ok? Quindi purificano l'ambiente, con il rame fantastico per alcuni, però poi si intasa e va pulito. Non ci vuole il Sidol per pulirlo, va pulito energeticamente, quindi diventa un oggetto che si sporca e trattiene tutto quello che ha pulito, tutto quello che ha condotto, per cui non è adatto. So che ci sono i fan del rame per quello, quindi ognuno fa quello che vuole, però almeno a livello proprio di spiegazione tecnica questa è. Dopo poi ognuno fa quello che gli pare, sto mondo è grande e quindi viva Dio, ognuno fa quel che vuole, però tecnicamente parlando questo è il motivo, ok? Come quelli che le fanno colorate, il colore, la verniciatura che c'è sopra fa da tappo, da chiusura, quindi se ti piacciono colorate è perché ti piacciono, ma il colore in questo senso frena la conduzione o si intasa di quello che dovrebbe, quindi fa una specie di pellicola sopra che non è adatta, che poi dopo te ti piaccia, va bene, ok? Poi anche sull'alluminio ho provato, anche perché io gli esperimenti, cioè io quello che dico l'ho già provato, quindi se le vuoi da arredamento belline, ok, però se le vuoi che funzioni la cosa migliore è l'alluminio schietto. Io infatti ultimamente all'inizio avevo cominciato con quello satinato, sabbiato, perché trovavo solo quello, poi ho trovato dei fornitori di alluminio schietto, cioè senza nessun trattamento, e quella va che è una bomba, cioè schizza energia e porta trasformazione alle persone e non si sporca. Perché le tratto energeticamente? Perché le carico energeticamente, data la mia esperienza in questo senso, quindi ho un modo di trattarle che non le personalizza. Cioè, non è fatta per Giuseppe, per Francesca, per Luigia, per, non so, Dario o cose del genere. Sono fatte per funzionare. Che poi ce l'ha Dario, Francesco, Luigi o Giuseppe, ok? Va bene lo stesso.
capito il motivo, capito la cosa? Perché non è un oggetto personalizzato, però se tu vuoi, puoi dargli il nome se questo ti fa piacere. Quindi puoi personalizzarlo in questo modo, quindi puoi chiamare, io mi ricordo che all'inizio le prime persone che compravano le Genesa mi dicevano che chiamavano Maria, perché siccome gliel'ho dato io, il nome che gli veniva era Maria. Per cui io in molte rubriche telefoniche dei telefoni delle persone sono Maria Genesa. Poi non lo so se nel tempo la cosa è cambiata, però mi ricordo che quando ho cominciato era così. Ecco, poi ho persone che mi seguono veramente da tanti anni e pubblicamente le ringrazio perché ci sono persone che mi seguono dal 2017 che hanno magari comprato una Genese, ho fatto un mio percorso, cose del genere, e quindi io ringrazio tutti perché la mia rubrica telefonica è lunghissima proprio perché tutte le persone poi mi contattano personalmente, quindi c'è uno scambio. Quindi adesso tutti cominceranno a dire anch'io, anch'io. E poi nel 2019, rendendomi conto che nessuno aveva una pallida idea delle Genesi a come funzionasse, ho scritto un mio manualetto che mettevo nelle scatole nel 2017, poi nel 2019 l'ho fatto un po' più grossetto ed è il primo manuale della Genesi Crystal e Pentasfera che trovate su Amazon. Amazon stessa la consiglia quando qualcuno cerca qualcosa di affine. Adesso, fine 2024, ho scritto un manuale avanzato che la rende più mistica, cioè non la diversifica dal suo preciso compito, però la rende più mistica, cioè se ci vuoi fare meditazione, se vuoi, spiego come utilizzarla, non trasformandone il significato, ma ampliandone l'uso, che, ripeto, originariamente è quello dell'agricoltura. Quindi toglie parassiti, aiuta a crescere le piante, è utile anche per dire quando gela a metterlo vicino alle piante perché rende la gelatura, quindi la temperatura più morbida. Noi anni fa, con mio marito, l'abbiamo messe sopra il cofano dei furgoni, perché così d'inverno si potevano accendere prima. Ed è vero, abbiamo fatto anche questo. Quindi diciamo le abbiamo sperimentate in vari modi. Ok, Giuseppe, ti ho risposto, spero, a questa Sì, vabbè, domanda, poi che magari hanno mi, tanti. mi- mi ricorda un po' anche la gabbia di Faraday, no? Perché penso il meccanismo è anche simile. E quando ero piccolo Mhm. invece ci regalavano quei braccialetti di rame da mettere attorno al polso perché in effetti cambiavano un po' il campo magnetico del corpo e portava meno a reumatismi, a problemi, insomma, di dolori agli arti, eccetera, insomma, alle ossa. E poi mi ha ricordato una cosa, la questione del rame, insomma, le pentole di rame che tendenzialmente si ossidano e quindi poi diventa è impossibile riutilizzarle e quindi poi si è passato all'alluminio, insomma, le cose che hai detto. E le cose che dicevi invece mi hanno portato a pensare, cioè a domandarmi il come mai la scienza moderna, no, le frequenze le usa soltanto in campo elettrico o in campo, nel campo delle telecomunicazioni e invece poi nel campo della salute, nel campo del, cioè tende poi a nascondere questo fenomeno che invece scavando è sempre più importante, sempre più, cioè comunque la medicina cinese è tutta basata insomma sull'olistica e quindi e tratta anche argomenti che già abbiamo trattato insomma in presente il tuo libro, tipo la posizione del letto, la posizione della porta, no? E le varie eh, questioni insomma vibrazionali relative alla propria casa. E come mai secondo te poi la scienza con la H insomma tende a nascondere queste dinamiche? Ma diciamo che è vero e non è vero, perché effettivamente l'ecografia sono anche quelle delle frequenze, no? Sono delle onde che permettono con il rimbalzo. Poi, come si chiama? Signor, quello che va in quella, adesso mi viene il nome, quello che va in quella specie di tubo che ti mettono dentro L'attack, e ti fanno l'attack, l'attack. l'attack, anche quella sono frequenze.
esatto. Sono frequenze, aspetta che c'ho sempre i miei frangenti, sono frequenze anche quelle, però le vedono come frequenze scientifiche, mentre invece quelle di quelle parlo io non sono scientifiche, non sono lì, sono olistiche, hai capito? Quindi loro le usano. Poi ci sono diversi apparecchi che usano le frequenze magnetiche per aggiustare i problemi del corpo, no? A volte Sì. alcuni li vendono veramente cari e arrabbiati, con tanti tastini, tante cose. In realtà le frequenze, diciamo che non è che c'è bisogno di fare un apparato con 30.000 tipo mixer, con tutti i tastini, si alza e si abbassa, punto. Ci saranno delle onde più curve, delle onde come suono, perché la frequenza è anche il suono, ok? Quindi mandi delle onde sonore e queste creano una frequenza e hanno un rimbalzo di ritorno che viene letto dall'apparecchiatura. Quindi le frequenze le usano, però le usano in modo scientifico. Quindi tutto quello che diciamo è il settore olistico, tutto quello che anche sono queste, ok? Diciamo è olistico, non è scientifico. In realtà però è partito da un progetto scientifico, perché l'orgonica fa parte comunque di un tutta una cosa scientifica. Tesla parlava, diciamo, dell'energia elettrica che si crea in modo perpetuo indipendentemente da un generatore. Ok, quindi anche lui, per esempio, le piastre di Tesla, non so se qualcuno conosce, sono delle piastre di alluminio che lui ha verniciato con, di solito sono viola, sono delle placche di alluminio che tu porti nel corpo e ti aiutano, però la verniciatura ne inibisce l'utilizzo, capito? Quindi questo è il discorso. Ecco il significato del mese di gennaio e di febbraio. Esatto, bravo, bravo. Allora, sì, mi è venuta in mente questa cosa perché ho detto, mi è capitato di vedere un video che spiegava queste cose, ho detto, ma cavoli, ma sono cose curiosissime che uno magari non ci pensa, anche perché l'origine dei nomi dei mesi riporta a tutto un discorso che quindi alla fine uno si dice, ma noi siamo abituati ad avere questo mese, quest'altro mese, non ci facciamo la domanda, quando non c'erano i nomi dei mesi, come si faceva? Loro andavano col sole e con la luna, gli davano dei significati, eccetera. Quindi ufficialmente il mese di gennaio ha origine come primo mese dell'anno, perché è stato pensato appunto col sole e la luna e le situazioni. Quindi il primo nome del mese di gennaio era del dio Giano romano, rappresentato da due volti, uno che guarda appunto l'anno vecchio, questa è l'idea, no? Per questo hanno scelto, e uno che guarda l'anno nuovo, ok? Quindi questa era la prima cosa. Per cui hanno pensato di chiamarlo gennaio da questa divinità dalle due teste, in modo che uno guardasse il passato e uno guarda il nuovo. E quindi da Giano bifronte, così era. E c'è un proverbietto carino che l'ho trovato che si chiama non v'è gallino o gallinaccia che di gennaio uova non faccia, oppure gennaio all'asciutto, grano dappertutto. Quindi sono quelli luoghi comuni, quei modi di dire che però hanno sempre in fondo un'osservazione di chi, diciamo, nel mondo, perché una volta mi disse una persona, io ho detto, ma guarda che invenzione questa, guardavo un'invenzione di una puliscigrano, cioè di una mietitribia che puliva il grano, quindi dove negli anni 50, 30-50 credo che fosse questa macchina qui, con il motore a scoppio mettevano praticamente le spighe di grano raccolte a mano nelle fasce, come facevano, e le mettevano dentro a questa macchina. E ho detto, ma guardate che invenzione. Questa persona mi disse, perché differenziava i chicchi che li puliva già dalla parte di fusto, quindi della paglia, e la parte della paglia andava da una parte e faceva le balle quelle quadrate, mentre invece i chicchi e il grano uscivano da un'altra parte. E dissi, ma guarda che idea, che geniale! E questa persona mi disse, le idee migliori, i progetti migliori, i macchinari migliori li inventano i poveri, quelli che hanno bisogno, non i ricchi.
È effettivamente vero, perché tutti i nostri luoghi comuni, modi di dire, effettivamente sono delle persone semplici che hanno avuto l'attenzione, il pensiero, l'osservazione di dargli una collocazione. Vedete questa, per esempio, non vai gallina o gallinaccia che in gennaio uova non faccia. Quindi sostanzialmente in gennaio dovrebbero ricominciare a fare le uova le galline, perché sapete che quando fa freddo non ne fanno tanto. Poi gennaio all'asciutto, grano dappertutto. Significa che se il mese di gennaio non è troppo piovoso, vuol dire che l'anno, diciamo, di produzione del grano sarà buono. Ok? Quindi questi sono, perché se il terreno è troppo fradicio, i semi possono marcire, va bene. Adesso chi fa il contadino sa benissimo che i semi sono trattati per evitare che vengano mangiati da insetti, che vengano così così. Però di fatto effettivamente è vero. Quindi, la cosa interessante è che quindi praticamente che cosa c'è, da dove nasce appunto quest'idea del mese di gennaio con queste caratteristiche? Nasce appunto dal Janus, così si chiamava, il dio Giano, Giano Bifronte, romano del passaggio e degli inizi, che aveva la capacità di guardare avanti e dietro. Quindi, essendo dotato di 2 volti, l'hanno pensato che fosse adatto a questo mese. E quindi c'è tutta una storia del suo mito, ve la leggo perché è proprio carina, carina. Allora, praticamente Giano è il passaggio degli inizi, che aveva la capacità di guardare avanti e dietro, poiché era dotato di 2 volti, possedeva cioè la conoscenza del passato e la capacità di prevedere il futuro. Dono fattogli da Saturno, dio dell'agricoltura, ecco, vedete come poi si combinano le cose. Dio dell'agricoltura, che spodestato dal figlio Giove trovò ospitalità e accoglienza presso Giano, condividendo con lui la regalità e portando l'età dell'oro. Oro, quindi grano, e in molte tradizioni si usano spighe di grano o anche di riso, ma soprattutto di grano perché color oro e perché portano abbondanza in moltissime culture. Col mese di febbraio poi c'è Imbolc e anche lì si usano le spighe di grano per festeggiare la festività, appunto. Allora, il mito di Giano avrebbe regnato come primo re dei Latinum, fondato la città sul monte Gianicolo. Chi è di Roma sa benissimo che c'è il colle, non è un monte, è il colle Gianicolo, dove c'è una bellissima terrazza che dà su Roma, e donando alla civiltà degli cosiddetti aborigeni i suoi originari abitanti. Noi aborigeni, se dica un romano, e invece così c'ha i primi romani, con la ninfa Camese che avrebbe generato numerosi figli, fra i quali il dio Tiberio, signore del Tevere, perché sapete che a Roma sul Tevere c'è l'isola Tiberina, ha a che fare con Tiberio, che è stato anche chiaramente uno dei re di Roma, consigliere, eccetera, eccetera, trovate nei libri di storia. E quindi i romani utilizzarono il calendario lunare, l'anno iniziava in marzo, e infatti è questa la cosa interessante. In un'altra trasmissione in cui sto parlando della cultura vedica, la cultura vedica va soltanto, unicamente sul calendario lunare, per cui le date si spostano in base alle fasi lunari, mentre invece il calendario che utilizziamo adesso è solare, che quindi la data è quella, il mese è quello, e quindi è molto più utile da un punto di vista internazionale e commerciale. Ecco il motivo per il quale lo usiamo, anche se c'è molta storia che riporta indietro l'origine del calendario. Quindi l'anno iniziava in marzo in concomitanza con l'equinozio di primavera, e gennaio e febbraio non esistevano, e questo è il punto che volevo farvi sapere e curiosare. Fu Numa Pompilio nel secolo del VII re di Roma a introdurre i 2 mesi mancanti, gli unici interamente invernali. Fu poi la riforma di Giulio Cesare nel 46 a.C. che il mese di gennaio divenne il primo mese dell'anno. La scelta di questa data non è casuale, era in omaggio al dio Giano, la figura mitologica dei 2 volti, come dicevo, il passaggio, anche in senso metaforico, fra appunto una parte d'inverno più buio, ok, con l'inverno che va verso la primavera. Tornando alle feste celtiche, il primo e il secondo, primo 1 e 2 febbraio è Imbolc, dove appunto uno degli oggetti che si usano sono le spighe di grano, riso, grano, eccetera, che danno abbondanza, ok?
poi fu praticamente Papa Gregorio XIII che ha creato tutto il calendario che noi conosciamo, e quindi di conseguenza accettato questa innovazione è stata accettata dal mondo cattolico con Gregorio XIII, che è molto importante come Papa perché ha fatto moltissime integrazioni da quello che è il mondo ufficialmente pagano nel mondo cristiano, ok? Ha riconosciuto convenzionalmente come momento iniziale dell'anno il mese di gennaio. Perfino Sant'Agostino ne parlava, e la città di Dio come custode dei passaggi terreni e ultraterreni, materiali e immateriali. Come vedete, quando si va a parlare del cristianesimo che conosciamo oggi, in realtà le sue origini sono nel mondo quello che è pagano, cioè non cristiano, perché a un certo punto, quando ci sono delle tradizioni che hanno a che fare così chiaramente con dei periodi dell'anno, effettivamente, hai capito? Non si può evitare, cioè non si può trasformare in solo cristiano. Si include nel cristiano come si include nelle tradizioni, e lì partiremo a parlare con la possibilità, quando si ha un qualcosa che non si accetta, di farla diventare reale. Si chiama finestra di Overton, però Overton è molto più recente, non è con gli antichi romani e non è con Gregorio XVI, lo possiamo utilizzare per una prossima puntata questa. Segnatela, Giuseppe, perché certo me la segno anch'io, finestra di Overton. Di Overton. Overton è semplicemente quello che l'ha studiata, non è colui che l'ha inventata. Ok, me la sono segnata per una prossima volta. E quindi questa finestra di Overton, quindi questa possibilità di aggiungere in quello che è cristiano qualcosa che era già in tradizione, quindi pagano, è il motivo per cui questo Gregorio XIII è piuttosto importante, perché ha fatto parecchie riforme. E le riforme dove le ha prese? Non le ha inventate lui, non era uno scienziato, non era un illuminato speciale, ha semplicemente detto ok, prendo queste cose e le integro in quello che serve, dove manca in quello che è cristiano, le facciamo diventare cristiane, ok? Perché quello che molti non pensano è che tutta la simbologia cristiana era prima pagana, e le stesse rituali della messa ha tutta una parte che ha a che fare con dei rituali che noi chiameremmo le streghe, i pagani, quello che è, in realtà no, perché la candela e il fuoco, l'energia vitale che continua, le orazioni sono dei mantra, sono delle parole che hanno un loro valore, e quindi l'oggetto che si usa, tipo un ostio, che cosa, è un passaggio che si passa, quindi si porta in quel tale oggetto il valore che vuoi dare, quindi è tutto quanto è uguale, è solo che noi siamo abituati a vedere quello in un modo e quello in un altro. Le streghe sono brutte e cattive e i cristiani sono bravi. In realtà la ritualistica di base usa sempre gli stessi elementi. Questa creerà un po' di problema. Comunque torniamo a bombare, se no il significato simbolico di gennaio, ok? Che se no poi entro in queste cose più particolari e poi mi dite, ah, ma che stregaccia che ha preso Giuseppe, ecco, e poi qua ci si fulmina magari qualcosa. No, no, non sono una stregaccia, semplicemente ho una panoramica grossa e non mi faccio problemi a passare da una cosa all'altra, anche perché poi io ho anche un'esperienza in tutto quello che è il mondo, diciamo, spirituale indiano, proprio di esperienza in presa diretta. Quindi se parlo di queste cose è perché le conosco. Ecco, che cosa facevo, che cosa ho sviluppato in tutti questi anni? Ok, quindi torniamo a questo, se no la puntata non finisce più. Allora, Giano praticamente era uno straniero in origine, originario della Sessaglia ed esiliato a Roma, dove sarebbe stato accolto favorevolmente dal re Camese, il quale avrebbe diviso il proprio regno con lui, Giano Bifronte. Avrebbe allora costruito la città sulla collina che avrebbe preso il nome di Gianicolo in onore del dio. Okay? Quella di Giano nelle narrazioni rappresenta l'ideale dell'era dell'oro, quindi il grano.
dell'era dell'oro fatta di onestà di uomini, abbondanza e pace profonda. Giano avrebbe inventato l'uso delle navi e quello della moneta e avrebbe incivilito le selvagge popolazioni del Lazio che non conoscevano le città, le leggi né la coltivazione del terreno. Il suo apporto per il progresso dell'umanità sarebbe stato talmente importante da spingere i romani a divinizzarlo dopo la morte. Ecco qua, dal sacro al profano o dal profano al frate. L'era dell'oro ne parla anche la Bibbia, Certo, ma andando in quello che è il mondo vedico, Satya Yuga è l'era dell'oro. Quindi c'è in tutte le civiltà. Ok, quindi era considerato iniziatore di ogni cosa, Giano, il dio del passaggio di una simbolica porta che poteva chiudere ed aprire. Il mese di gennaio prende il nome da questa divinità e da questa credenza. Nel culto privato Giano era invocato ogni mattina come Pater Motanus, padre del mattino praticamente, ed era invocato prima di avvertimenti importanti, raccolti, matrimoni, nascite. La casa di Giano, che si trova nel foro romano, era un piccolo edificio quadrato in bronzo con porte ad ogni estremità. E qui mi fermo. Le porte, Giuseppe, cosa ti suggeriscono? Gennaio, le porte. Cosa è successo quest'anno in gennaio? Questo è l'anno del giubileo. Hanno aperto le porte in gennaio. Vero, vero. Eccola, aperto le porte in gennaio. Giano, porte, apertura del mattino, dal passato al nuovo. Ok? Quindi, e poi c'è una questione grossa. Il Papa ha aperto le porte stando, avete visto i video, a me è capitato perché guardavo delle cose e poi ho detto fammi vedere questa cosa qui, i significati. Ragazzi, sapete, dovete sapere che a livello religioso, a livello diciamo di come posso dire, di relazione con le divinità, ci sono alcune cose che si possono fare, alcune cose che non si possono fare, cioè vengono valutate come un insulto, un'offesa. Nella cultura vedica ce ne sono e sono ancora belle fisse e ferme. Da un punto di vista cristiano magari le persone se lo sono dimenticato. Entrare in chiesa seduti è un'offesa. Perché tu quando entri in chiesa ti devi genuflettere, ti devi porgere alla divinità, in questo caso parliamo di Gesù in croce o al santo della chiesa, sì. Cioè tu non puoi entrare seduto perché è un'offesa, ok? Questo è secondo il criterio. Così come avere il cappello in chiesa, ti devi togliere il cappello. Il cappello ce lo può avere il Papa in quanto sommo, hai capito? O il cardinale in quanto sommo, ufficialmente il cappello in chiesa, il fedele insomma, non lo usa, ok? Poi questi cappelli più alti, perché praticamente ci sono due cose. Uno è per rialzarsi, quindi essere più visto, più alto, no? L'altro è per innalzare, se andiamo più nel mondo indiano, innalzare la fiammella della conoscenza, del contatto divino. Chi vede l'immagine di Buddha vedrà sempre una fiammellina qui. Ok? Quindi vedete che cioè, tutto il mondo è paese alla fine. Quindi, che cosa ha fatto il Papa? Ha aperto le varie porte e un'ultima porta che ho visto di un video, curioso, lui non bussa per aprirla e la spinge, lui è seduto in sé, tu mi dirai, ma non può stare in piedi, si alza un attimo e spinge la porta, ma ufficialmente, riflettete un attimo, se la porta è chiusa e la apre lui, come fa a dare una spintina e la porta si apre? Ci sono gli omini dietro e quelli da dove sono entrati? Quindi quella porta lì o ha dei corridoi dentro e può aprirla qualcuno o è già stata aperta e ci fanno vedere la scenetta a noi. Però se beccate quel video scoprite che si sente dall'interno una specie di urlo e risata, come di un bambino, oppure un po' di ghigno.
Chi c'è dietro la porta? Cosa si nasconde in questi segreti meandri? Quindi adesso andiamo avanti perché è interessante. Allora, la festività di Giano, le festività di Giano, e qui troviamo un'altra cosa, le festività di Giano erano le feriae, sapete che si legge come cieli, coeli, no? E quindi feriae si legge ferie, anche se si scrive feriae, però in latino si legge ferie, quindi i giorni di festa che aprivano l'anno, nei quali non si lavoravano, era come buon auspicio per l'anno a venire. E da qui la tradizione moderna di chiamare giorni feriali le giornate lavorative, ok? E le ferie i giorni in cui non si lavora, ok? Quindi nei giorni di festa aprirono le botteghe, gli uffici e il tribunale per qualche ora o anche meno. Okay? Anche i campi dei contadini lavoravano un po' e tornavano a casa a festeggiare, quindi si riduceva l'ora di lavoro oppure non si faceva proprio. Ok, quindi questo è anche interessante. E gennaio porta il significato del falò dell'Epifania. Questo ve lo dico perché magari in certe città non si usa, ma in molti paesi ancora il falò della Befana si fa. Io dove abitavo io prima di venire ad abitare qua, avevo proprio ero in un paesino in Veneto, in provincia di Vicenza, e proprio vicino a casa mia c'era un signore che aveva un casale con uno spazio rialzato rispetto al terreno e lì accatastavano tutta robaccia, quindi tutte le potature del periodo, eccetera, perché poi ce n'è anche un altro tipo di falò che si fa in marzo con le potature, però tutti i bancali, potature e cose del genere, e poi sopra ci mettevano la vecia, perché in Veneto è la vecia, no? Che la facevano veramente con i vestiti, la vestivano, la mettevano e facevano questo falò incredibile, per cui la gente arrivava, io ce l'avevo a qualche metro da casa, quindi non potevo non vederlo, e da come brucia la vecia si vede come sarà l'anno, ok? Quindi viene utilizzato per bruciare la vecia, quindi in senso di vecchio, e portare il nuovo. Quindi da come brucia, da come prende fuoco, come va, si c'erano in varie interpretazioni. Quindi si usa sostanzialmente per allontanare le influenze maligne dell'anno passato e quindi per propiziare la fortuna dell'anno nuovo. Quindi Qui da guardate, noi si adesso fa, qua parliamo del mese di gennaio. qui, allora, a Gallipoli in Puglia lo fanno il giorno di Capodanno, quindi nel passaggio dal 31 al 1° gennaio, e si chiamano i pupi, in effetti incendiano l'anno vecchio e poi successivamente l'anno nuovo. Invece qui dalle nostre parti, poi non so se altrove anche, si fa il 17 gennaio, si accatastano queste cose di legno, insomma legna vecchia eccetera, e si fa questo falò che si chiama a Napoli Fucarazzo, insomma. Però ha un simbolismo simile a quello che hai detto tu, perché in effetti teoricamente dalle mie parti il presepe si smonta proprio il 17 gennaio, cioè si prolunga fino al 17 gennaio e poi si toglie. Quindi è un po' legato alla Befana, è un po' simile alla cosa della Befana, cioè come se fosse, che poi forse se ci pensi somiglia un po' al calendario giuliano, insomma. Dovrebbe essere così, no? Vedi? Sì, ma infatti vedi che non è che effettivamente sia, diciamo, qualcuno ha inventato qualcosa. Queste tradizioni man mano si sono passate, si sono aggiustate. Per esempio, dove abito qui adesso, questa cosa della Befana non ho visto che la fanno da nessuna parte, adesso sono in Emilia Romagna, in provincia di Ferrara, e però siccome fanno un grosso carnevale qui, è molto un carnevale dei carri che poi dà il via del carnevale dei carri, che poi nelle domeniche successive rispetto a quel paese dove sono io lo fanno, e lì bruciano un pupazzo, il rogo di un pupazzo ovviamente del carnevale, come dire il vecchio carnevale è andato, c'è il nuovo, no? Quindi questa cosa di capito? Bruciare praticamente è una cosa che c'è in parecchie parti. Quindi poi c'è anche la lettura
delle varie cose nel mese di gennaio, della neve. Quando cade la neve in gennaio nei diversi paesi del mondo, secondo le tradizioni spirituali, sarebbe simbolicamente associata alla pulizia, alla purificazione necessaria per allinearsi al nuovo anno. La neve simboleggia inoltre la potenzialità e la possibilità del nuovo anno in attesa di essere modellata e trasformata. Quindi, come vedi, questo mese di gennaio, se noi lo andiamo a sviscerare, oltre al fatto che dopo, diciamo, il Natale, quindi il Capodanno, c'è il nuovo anno, no? Quindi già quello. Però poi lo andiamo a sviscerare nelle varie cose, troviamo un'infinità. Io vi sto semplicemente riducendo la cosa, perché ufficialmente dovevamo parlare del mese di febbraio. E quindi che facciamo qua? Stiamo parlando da un sacco di tempo, io non ho problemi, io vado avanti. Allora, praticamente gennaio cosa porta? Con sé gli ultimi giorni freddi ufficialmente, no? Del mese buio, si allungano le giornate e quindi di conseguenza il gennaio è importante anche perché è come dire, gli ultimi giorni, quindi sapete che ci sono i giorni della merla. La leggenda della merla era regolarmente fatta in gennaio, nel mese freddo ed ombroso, che si diceva che praticamente gli ultimi giorni, i giorni della merla, perché praticamente i merli poi di conseguenza vengono fuori. Io vi dico che nel mio giardino, che è molto frequentato dai merli, io non posso dire che sia proprio vero quello che dicono, cioè praticamente che gli ultimi giorni, quindi praticamente gli ultimi giorni del mese di gennaio vengono chiamati giorni della merla e si dice che praticamente sono gli ultimi giorni dei freddi, quindi dipende come sono questi ultimi giorni dell'anno che dai giorni della merla torna il caldo. Io personalmente, la mia esperienza di vita, non ti posso dire che sia proprio così, perché sono passati qui, proprio quest'anno, appena passati i giorni della merla, e c'è un innalzamento della temperatura e poi dopo è venuto un po' più freddino e ha ghiacciato la mattina dopo i primi giorni di febbraio, che ufficialmente sarebbe Imbolc, che è la festa pagana come dire, di passaggio dall'inverno, quindi dal buio alla luce, che di solito ufficialmente il 2 febbraio esattamente, qui nel quale, ripeto, sempre si usa come auspicio il grano, il riso, ok? Quindi la storia comunque è questa, che la merla praticamente si è rifugiata a Chetichella in un camino e lì vi restò per 3 giorni. Quando la merla uscì salva, il suo bel piumaggio era ingrigito a causa della fuliggine nel camino e così essa rimase per sempre con le piume grigie. Allora, e ancora, secondo la leggenda, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà in ritardo. Questa è la leggenda. Ora, parlando del colore della merla, il merlo è più scuro nero con il becco arancione vivido, la merla femmina in effetti è più chiarina, più chiaretta si dice in Veneto, un po' più chiara e diciamo che possiamo dargli ragione alla leggenda, però in effetti anche sì, un po' più grigia ma anche un po' più marroncina, pur rimanendo quasi uguale al merlo, però il becco della merla non è arancione. Quindi diciamo che c'ha ragione la leggenda e anche no. Per cui ecco. Quindi sostanzialmente questo mese è il mese diciamo di passaggio da quello che è stato a quello che sarà, dal passaggio dai giorni più scuri, cioè più bui dove va giù il sole prima, ai giorni in cui il sole va diciamo tornando, quindi si allungano le giornate, già hanno cominciato, però si vede di più e quindi da qui poi si arriva al mese di febbraio, che anche quello ha un'origine nel mondo romano, anche quello, perché era il febbraio, il mese di Lupercalia, che erano dei festeggiamenti in cui si riempivano di tutto. Quindi io non lo so, magari lo cominciamo un'altra volta, perché se no la gente che ascolta diviene un cervellone così, perché anche la Lupercalia e tutto quanto ha una storia lunga di festeggiamenti e cose. Per cui io penso del mese di gennaio ne abbiamo parlato di un sacco di cose. Cosa ne dici Giuseppe? Il Sì, sì, mese va di febbraio lo bene, affrontiamo siamo la comunque a prossima un'ora. volta? Siamo a un'ora e ne parliamo la prossima Eh, volta, va benissimo, sì.
Sì, sì. Sì, perché se no qua io ho accorciato tantissimo perché in realtà ci sono tante chicche e curiosità nel mese di gennaio che riportano ai discorsi che facciamo prima delle varie usanze a seconda dei posti, no? E quindi Lupercalia è una festa grossa del calendario gregoriano, eccetera, eccetera, quindi lì poi si porta anche tutto un altro discorso, anche storico, geografico, eccetera, e quindi magari è una Sì, sì. bomba che Io scateniamo la prossima volta. ho una domanda Dimmi. però da farti, risponde, magari ne parliamo poi la prossima volta. Mi ha incuriosito la Mm. questione dell'era dell'acquario, che non è la prima volta che sento, insomma, che Eh, siamo nell'era dell'acquario, e magari se riusciamo ad approfondire sia il mese di febbraio che questa questione dell'era dell'acquario che mi hanno raccontato come fantastica, insomma, quindi ne parliamo con più calma, l'era insomma. dell'acquario, guarda, ufficialmente era già cominciata, però adesso molti ne parlano come se stia per arrivare. Quindi qua, come vedi, che lì è tutto relativo. Comunque, sì, che ci possa essere un'era migliore in arrivo, si dice sempre quando un'era brutta è passata, quindi anche lì vedi che è sì e no. Io dal mio punto di vista dico sì e no. Comunque, certo, l'argomento per una prossima puntata. Comunque, io vi saluto qua tutti. Ringrazio Giuseppe per l'opportunità. Ciacolà come una matta perché io chiacchiero tanto e diciamo che mi frena l'orario e un pochino Giuseppe che parla pochetto, poverino. No, non ti preoccupare. Che io vado a ruota, però in ogni caso spero che queste curiosità del mese di gennaio vi possano far riflettere su magari delle casualità, delle situazioni, perché questo è lo scopo, No, ci sono oltre le stati passaggi nozioni molto, ci sono stati passaggi molto molto interessanti, importanti, eh, e ti che possono ringrazio. far riflettere. Lo scopo di tutte queste mie chiacchiere è questo. Questo è olismo, questo è il coach olistico. Va Comunque, bene, allora ci salutiamo e saluti e baci salutiamo a tutti, alla tutti. prossima puntata, grazie Giuseppe. Ciao, grazie a te, ciao. Genesa Crystal e Pentasfera Gaia Organica. Per purificare e rigenerare energeticamente l'ambiente e la tua persona. Può essere utile anche a te.